Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo dal frutto del fico d'India, quello che si trova al supermercato per intenderci, grazie a dei semplicissimi trucchi si possono ottenere delle piantine che nasceranno, cresceranno, faranno dei fiori ma soprattutto dei frutti ottimi. Se volete scoprire tutti i trucchi per poterci riuscire, allora io vi consiglio di seguire il video e provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono quasi certo che se lo farete, alla fine sarete contenti dei risultati che otterrete. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi dei frutti con un'unica caratteristica, ovvero che siano maturi. Non è importante il colore perché ai fini dell'esperimento i risultati si otterranno con qualsiasi varietà. E li si riconoscerà non dal colore, perché molti pensano che quando un fico d'India è verde come questo sia acerbo, arancione stia maturando e rosso sia maturo. Ecco, non è così. Questi sono semplicemente i tre colori di quando poi il frutto diventerà maturo. La cosa importante è vedere che sia grosso e che la parte esterna, quindi la buccia, sia lucida. E questo è il reale modo per poter capire se effettivamente i frutti sono maturi oppure no. Scelto il frutto, non resterà che aprirlo. E questo è davvero perfetto, quindi prendere un coltello ed aprire a metà, in questa maniera. E ciò che si otterrà sarà questo. Guardate all'interno della polpa quanti piccoli puntini ci sono. Questi non sono nient'altro che i semini veri e propri. Eccoli qua. È davvero impressionante pensare che da un semino così piccino poi, nel giro di pochissimo tempo, si otterranno delle piantine che cresceranno e faranno dei frutti ottimi. E ripetere la stessa operazione per tutti i semi che vorrete ottenere. Non è importante il colore, perché ricordo che da un'unica pianta possono nascere davvero tutti i tipi di colori. Eccoli qua. Preparazione del terreno. Estratti i semi, non resterà altro che preparare il mix nel quale puoi farli nascere. Quindi, secondo me, quello ideale lo si ottiene miscelando della sabbia di fiume, non quella di mare perché ha il sale e brucerebbe le radici, della torba di buona qualità o in alternativa del terriccio universale, purché super soffice e drenante, e dell'argilla espansa che abbia queste dimensioni. E basterà usare queste proporzioni, quindi un 15% di sabbia, un 15% di argilla espansa e il restante 70% di torba. Quindi prendere un contenitore, versare all'interno la torba, dopodiché un paio di manciate di sabbia e l'argilla. Ovviamente le proporzioni, se non saranno rispettate perfettamente, non sarà un problema, non è un'operazione chirurgica, quindi queste sono delle proporzioni indicative che possono essere anche leggermente variate. Una volta inserito il tutto, miscelare con le mani. Alla fine dell'operazione ciò che dovresti ottenere è un qualcosa di molto simile a questo, quindi una volta preparato non resterà altro che procurarsi un vaso. Io consiglio sempre per le piante grasse di usare i vasi in terracotta perché permetteranno alle radici di traspirare meglio, e siccome in questo caso sul fondo ci sarà un foro così importante, allora mettere un pezzettino di ciotola o anche semplicemente un sassolino in modo che poi quando si andrà ad inserire la terra non vada via proprio da quel buco, e riempire completamente il vaso. Come eseguire la semina. Mettere i semini all'interno del vaso, quindi prenderne uno, eccolo qua, spero che si veda, dopodiché fare nel centro del vaso un foro di più o meno 1 centimetro, fare cadere semplicemente il semino all'interno, così, dopodiché coprire, rinzaffando il terreno tutto intorno e pressare. Prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. E una volta bagnato, non resterà altro che aspettare che poi da qui nasca la piantina. Al fine di aumentare realmente la possibilità di far nascere le piantine e farle nascere comunque prima, esiste un trucco, ovvero quello di utilizzare un sacchettino di plastica, possibilmente trasparente, ed inserire tutto all'interno, dopodiché chiudere. In questo modo si creerà all'interno un vero e proprio microclima con temperatura, ma soprattutto, cosa più importante, umidità costante. Una volta chiuso, basterà mettere lui in un luogo fresco e asciutto della casa dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, perché se troppo forti ci sarebbe il pericolo che all'interno poi le temperature si innalzino troppo e il seme cuocia. Primi risultati dell'esperimento. Trascorsi 40 giorni, riprendendo il tutto, si può notare che la piantina è finalmente nata. Si vedono chiaramente le prime 2 foglioline, i cotiledoni, che sono perfettamente formati e fuori dal filo del terreno.
Trascorsi altri 20 giorni all'interno dei cotiledoni si è iniziato a formare il germoglio. Quello è la vera e propria piantina. E trascorsi 3 mesi, questo è ciò che si è ottenuto. Oltre ai 2 cotiledoni che sono le prime 2 foglioline che sono spuntate, si vede chiaramente all'interno la piantina vera e propria che sta nascendo. Guardate un po', ci sono tutte le spine, il corpo centrale. In realtà questa non è una foglia, molti pensano che lo sia, ma non è nient'altro che il tronco. Le foglie vere e proprie sono le spine. Ecco qua. Trascorsi 6 mesi, riprendendo il tutto, così è come appare la pianta, alta circa 10 cm. Se si va a guardare alla base si può notare che si sta irrobustendo. Adesso la sua base è di circa 2 cm di spessore. E andando all'apice, anche le foglioline nuove, quelle che si stanno formando, sono sempre più grandi. Arrivati al 10° mese, la pianta è alta circa 12 cm e la fogliolina nuova che si è formata all'apice è piatta, quindi questo significa che ha già assunto il caratteristico aspetto di quando poi la pianta sarà adulta. Corso un anno esatto, così è come appare la pianta, quindi prima, seconda e terza fogliolina all'apice. Significa che davvero tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Adesso non resterà davvero altro che aspettare che le foglioline all'apice si sviluppino sempre di più, che inizino a produrre i primi fiori e di conseguenza i primi frutti. Col passare del tempo la pianta tenderà a crescere sempre di più e in maniera esponenziale, quindi più crescerà e più in fretta crescerà, facendo produrre delle foglioline all'apice di quelle vecchie e le dimensioni di quelle nuove saranno sempre più grandi rispetto a quelle precedenti. Questa è una pianta perenne e significa che, se verrà curata nei modi corretti, potrà vivere davvero per parecchi anni e crescere tantissimo, potrebbe raggiungere addirittura i 4 metri di altezza. E appena raggiungerà la sua maturità, quindi intorno ai 3-4 anni, inizierà a produrre anche i primi fiori e i primi frutti. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.